Il giro del mondo in 80 giorni. Capitolo 1. Una scommessa incredibile. Mi chiamo Phileas Fogg e vivo a Londra, in una grande casa al numero 7 di Savile Row. Ogni giorno seguo la mia routine con precisione assoluta. Mi sveglio alle 8, prendo il tè alle 8:23, esco alle 11:30 per andare al mio club, il Reform Club, e torno a casa sempre alle 17:50. La mia vita è semplice, ordinata e silenziosa. Forse troppo silenziosa. Ma tutto cambia un giorno d'autunno mentre leggo il giornale al club. Un articolo parla di nuove linee ferroviarie in India. Uno dei soci dice, ridendo, «Ora si può fare il giro del mondo in 80 giorni». Tutti al tavolo scoppiano a ridere, tranne io. Guardo l'orologio, bevo un sorso di tè e dico, «Sì, è possibile, esattamente in 80 giorni». «Impossibile», risponde il signor Stewart, che ama le scommesse più del buon senso. «Ti sfido, se ci riesci ti darò 20.000 sterline». Accetto senza esitare. Parto stasera alle 20:45 da Charing Cross. Torno a casa e licenzio il mio servitore. Era arrivato in ritardo di 2 minuti. Al suo posto assumo Passepartout, un francese appena arrivato. Non ha idea di cosa lo aspetta. Alle 19 gli dico, «Prepara la valigia, facciamo il giro del mondo». Mi guarda come se fossi pazzo. Forse lo sono davvero, ma ho 80 giorni, un orologio preciso e una promessa da mantenere. E mentre saliamo sulla carrozza per la stazione, una figura misteriosa ci osserva da lontano. Non so ancora che qualcuno vuole fermarmi a qualunque costo. Capitolo 2. Verso l'Oriente. Navi, treni e imprevisti. Non ho tempo da perdere. Alle 20:45 in punto, io e Passepartout saliamo sul treno per Dover. Lui non dice una parola. Tiene stretto il mio baule e mi guarda come se fossi un fantasma. Credo che pensi ancora sia uno scherzo. Da Dover prendiamo la nave per Calais, poi un altro treno per Parigi. Ogni tappa è calcolata al minuto. Se tutto va secondo i piani, torneremo a Londra esattamente dopo 80 giorni. Né uno di più, né uno di meno. A Parigi piove. Passepartout sembra già stanco, ma io no. La precisione è la mia forza. Non viaggio per piacere, viaggio per vincere. Il nostro viaggio prosegue verso Torino, poi Brindisi, dove ci imbarchiamo per Suez, in Egitto. Il mare è calmo, il cielo chiaro. Ma mentre Passepartout si rilassa sul ponte, io sento che qualcosa non va. Un uomo ci osserva. Alto, baffi sottili, sguardo sospettoso. Si chiama Fix. Dice di lavorare per la dogana, ma parla troppo e ascolta ancora di più. Quando chiede troppe informazioni su di me capisco. Mi sta seguendo. Passepartout non si accorge di nulla. Racconta storie francesi a marinai inglesi e ride come un bambino. Io, invece, studio ogni orario, ogni coincidenza. A Suez saliamo su un altro battello diretto a Bombay. Il viaggio è lungo e ho tempo per pensare. Fix è sulla stessa nave. E comincio a chiedermi, chi crede che io sia? Capitolo 3. Un salvataggio in India. Arriviamo a Bombay puntuali. L'India è rumorosa, colorata, piena di odori forti e animali ovunque. Passepartout sembra affascinato. Io penso solo al prossimo treno. Dobbiamo attraversare il paese fino a Calcutta, dove ci aspetta una nave per Hong Kong. Ma la sorpresa arriva presto. La linea ferroviaria non è completa. Un tratto va fatto a dorso d'elefante. Non ho tempo per protestare. Pago subito un uomo del posto per accompagnarci nella giungla con il suo elefante. Si chiama Chiuni e sembra più intelligente di molti esseri umani che conosco. Mentre attraversiamo la foresta sentiamo dei canti. La nostra guida si ferma. Un rito sacro, dice. Stanno per sacrificare una donna. Sacrificare? Non posso permettere una cosa simile. Io seguo le regole, ma ci sono momenti in cui l'unica regola è fare la cosa giusta. La donna si chiama Aouda, è giovane, vestita con abiti ricchi. Sta per essere bruciata viva sulla pira funeraria del marito morto. Una follia. Aspettiamo la notte, poi entriamo in silenzio nel campo. Con l'aiuto di Passepartout riusciamo a portarla via, sotto gli occhi sbalorditi dei sacerdoti. Aouda è salva. È confusa, spaventata, ma ci ringrazia con uno sguardo che dice tutto. Non posso lasciarla qui.
Viaggerà con noi, è l'unica soluzione. Ma mentre torniamo verso la ferrovia, sento di nuovo quella presenza. Fix è ancora sulle nostre tracce. Ma perché? E soprattutto, quanto lontano è disposto ad arrivare? Capitolo 4. Il detective Fix e la caccia all'uomo. A Calcutta ci aspetta una nave per Hong Kong. Mancano ancora tanti chilometri, ma siamo in orario. Troppo in orario, forse, perché appena scendiamo dal treno, 2 agenti si avvicinano a me e Passepartout. Siete in arresto. Resto immobile. Passepartout sbianca. Aouda ci guarda senza capire. Motivo dell'arresto? Durante il nostro passaggio in India, Passepartout è entrato in un tempio con le scarpe. Non l'ha fatto apposta, ma la legge è chiara. L'uomo che ha sporto denuncia è Fix. Capisco tutto. Fix non è un impiegato della dogana. È un detective. Lavora per la polizia inglese. Crede che io sia il ladro che ha rubato 55.000 sterline dalla Banca d'Inghilterra. Il furto è avvenuto pochi giorni prima della mia partenza. Coincidenza? No, per lui non è una coincidenza. Per lui io sto scappando. Ma io non ho rubato nulla e non ho tempo da perdere. Pago subito una cauzione esagerata. Fix ci guarda, sorpreso. Forse pensava che avrei rinunciato al viaggio, ma non conosce Phileas Fogg. Saliamo sulla nave per Hong Kong con Aouda al nostro fianco. Il mare è calmo, ma io sento una tempesta più grande in arrivo. Fix è ancora con noi, silenzioso, attento. Ora so che farà di tutto per fermarmi. E ho la sensazione che la prossima trappola sia già pronta. Capitolo 5. Tempeste e treni rotti. Il viaggio verso Hong Kong è tranquillo solo in apparenza. Aouda si riprende lentamente, Passepartout torna a sorridere e io continuo a studiare orari e rotte. Ma so che Fix è lì, da qualche parte sulla nave, pronto a colpire. Appena arriviamo a Hong Kong, scopriamo che la nave per Yokohama è già partita. In anticipo. Una coincidenza strana? O forse no. Cerchiamo una soluzione. Io resto calmo, come sempre, ma dentro sento la tensione crescere. Se perdiamo troppo tempo, la scommessa è finita. E Fix lo sa. Passepartout però decide di agire per conto suo. Senza dirmi nulla va a cercare una nave alternativa. Ma Fix lo segue, lo convince a bere e poi sparisce. Quando scopro che Passepartout non è tornato, capisco che è successo qualcosa. Non posso aspettare. Trovo una piccola imbarcazione che parte per Shanghai. Se riusciamo ad arrivare lì in tempo, possiamo ancora prendere il piroscafo per San Francisco. Aouda viene con me, senza esitazione. Lei non parla molto, ma il suo sguardo dice che si fida, più di quanto io meriti forse. Durante il viaggio penso solo a 2 cose. Dove si trova Passepartout? E se arriveremo in tempo a Shanghai? La costa cinese appare all'orizzonte. Ma il piroscafo è già partito e io sto per fare qualcosa che non ho mai fatto in vita mia. Improvvisare. Capitolo 6. La nave per San Francisco. A Shanghai il piroscafo per San Francisco è già sparito oltre l'orizzonte. Per la prima volta sento la sconfitta avvicinarsi, ma non mollo, mai. Cammino nervoso sul porto quando all'improvviso sento una voce familiare. Signor Fogg, è Passepartout. Ha gli abiti stropicciati, odora di rum e pesce, ma è vivo. Lo abbraccerei se fossi il tipo, ma mi limito a un cenno. Lui ride. Ho preso la nave da Hong Kong in tempo. Ero a bordo quando siete arrivati. Ci scambiamo poche parole, poi insieme troviamo un'idea. Affittare una nave privata fino a Yokohama e da lì prendere un altro piroscafo per l'America. Troviamo un piccolo battello a vapore. Il capitano è ubriaco, ma accetta in cambio di molto denaro. Partiamo subito. La traversata è difficile. Onde alte, freddo, fame. Aouda non si lamenta mai. Passepartout canta canzoni francesi per passare il tempo. Io conto le ore. Arriviamo a Yokohama stremati e troviamo il piroscafo per San Francisco ancora lì, incredibile. Saliamo a bordo e io tiro un respiro profondo. Ma sulla nave c'è anche Fix. Passepartout lo vede e mi tira da parte. Dobbiamo liberarcene. È lui che ha cercato di fermarmi a Hong Kong.
Io annuisco, ma non reagisco. Non ancora. Fix ha fatto il suo gioco. Ora tocca a me. L'Oceano Pacifico ci aspetta. Ma non sarà l'acqua il nostro problema. Saranno le promesse e i segreti. Capitolo 7. Tempesta in America. Dopo settimane di mare, finalmente vediamo le coste dell'America. San Francisco ci accoglie con vento freddo, strade piene di carri e uomini che gridano. Non c'è tempo da perdere. Un treno parte tra poche ore per New York. Se non lo prendiamo, addio scommessa. Fix ci segue ancora. Passepartout lo odia, Aouda lo ignora, io lo osservo. Attraversare l'America sembra facile sulla mappa, ma la realtà è diversa. Le locomotive tossiscono, i binari tremano e nel vagone regna un silenzio teso. Ognuno di noi pensa alla fine del viaggio. A metà strada, nel cuore delle montagne rocciose, il treno si ferma di colpo. Una tribù di Sioux ha attaccato un convoglio poco avanti. Per sicurezza tutti devono scendere. Io non accetto ritardi. Propongo al capotreno di proseguire su una vecchia linea abbandonata. È rischioso, ma abbiamo un solo obiettivo: arrivare a New York in tempo. Ripartiamo. Il paesaggio è bianco di neve. Il freddo entra dalle finestre rotte. Passepartout controlla ogni vite del treno come se fosse casa sua. Aouda mi guarda e per la prima volta mi chiede: ne vale davvero la pena? Io non rispondo, perché in fondo comincio a chiedermelo anch'io. Poi, di colpo, un rumore sordo, un'esplosione. Il ponte davanti a noi non c'è più. Il treno si ferma a pochi metri dal vuoto e io capisco che stavolta nessun orologio potrà salvarci. Capitolo 8. Il tempo che scappa. Il ponte è crollato davanti a noi. Non c'è modo di proseguire in treno. Per un attimo nessuno parla. Poi scendo dal vagone e guardo l'orizzonte. Mancano ancora giorni di viaggio fino a New York. E io non ho giorni, ne ho solo ore. Troviamo un uomo con una slitta a vela, spinta dal vento, strana, veloce, instabile. Ma è l'unica possibilità. Pago senza trattare. Io, Passepartout e Aouda ci stringiamo sotto coperte di pelle, mentre il vento ci spinge sulla neve ghiacciata. La velocità è folle. La slitta scivola tra alberi e rocce, salta d'ossi, rischia di volare. Aouda stringe i denti, Passepartout urla per la gioia e la paura. Io guardo il sole abbassarsi all'orizzonte. Non ci resta molto tempo. Arriviamo a Omaha e lì, finalmente, riprendiamo il treno per New York. Ma il ritardo è pesante. Quando entriamo nella grande stazione di New York, il piroscafo per l'Inghilterra è appena partito. Lo vedo allontanarsi, lento, in mezzo al fumo, troppo lontano per gridare, troppo tardi per rincorrerlo. Passepartout è distrutto. Aouda mi prende la mano. Io non dico niente. Fix, per la prima volta, sembra dispiaciuto. Non posso più fermarvi, Fogg, dice. Non siete il ladro. Lo hanno catturato a Londra. Non lo guardo nemmeno. Mi sento vuoto. Ma mentre tutto sembra finito, una voce esclama: c'è una nave diretta a Liverpool, parte stasera, ma è una nave merci. E io sorrido, perché la corsa non è ancora finita. Capitolo 9. Bruciare tutto. La nave merci non trasporta passeggeri. Non è veloce, non è comoda, non è pensata per chi ha fretta. Ma io la affitto. Tutta. Il capitano mi guarda come se fossi pazzo. Io gli offro una somma che non può rifiutare. Salpiamo quella sera diretti a Liverpool. Il mare è in tempesta. Il vento ci spinge indietro. La pioggia entra ovunque. Il carbone finisce troppo presto. Senza carbone la nave non si muove. Allora faccio una scelta folle. Bruciate il legno, ordino. Tutto. Le sedie, i mobili, persino le pareti interne. Il capitano urla, ma io insisto. Ogni pezzo di legno è un'ora guadagnata. Ogni fiamma, un passo verso Londra. Passepartout taglia assi con l'ascia, ride e piange allo stesso tempo. Aouda prepara tè bollente con l'acqua salata. Io fisso l'orizzonte, 1 minuto alla volta. Arriviamo a Liverpool il mattino del 79° giorno. Mancano solo poche ore. Un treno per Londra parte subito.
Saliamo, io non sento più il corpo, solo la corsa del tempo nella testa. Ogni curva, ogni sosta è un pugno nello stomaco. Scendiamo a Londra quando il sole è già basso. Corriamo verso Savile Row. Entro nella mia casa, guardo l'orologio. È tardi. Sono arrivato con 5 minuti di ritardo. 5 minuti. Mi chiudo in camera. Non voglio vedere nessuno. Perdo la scommessa. Perdo 20.000 sterline. Perdo tutto? O forse no, perché Aouda il giorno dopo bussa alla mia porta e mi dice una cosa che non avevo previsto. Capitolo 10. Un giorno in più. Quella notte non chiudo occhio. Resto seduto al buio con l'orologio in mano, ascoltando il silenzio. Ho perso la scommessa. Ho perso 20.000 sterline. E soprattutto ho perso il senso di tutto questo viaggio. Londra non mi era mai sembrata così fredda. Al mattino Aouda entra nella stanza, si siede vicino a me. Per un po' non dice niente. Poi, con voce calma, mi guarda. Phileas, forse questo viaggio non è stato inutile. Se non fosse successo tutto questo, io non sarei qui. La guardo. E in quel momento capisco che ha ragione. Qualcosa è cambiato. In me. In lei, in tutto. Poi, all'improvviso, la porta si apre di colpo. Passepartout entra di corsa, col fiato corto, gli occhi spalancati. Signor Fogg, è incredibile, abbiamo ancora tempo. Mi alzo di scatto. Cosa stai dicendo? Abbiamo fatto il giro verso est. Ogni volta che passavamo un fuso orario guadagnavamo un minuto. Abbiamo guadagnato un giorno intero senza accorgercene. Oggi non è il giorno 81. È ancora il giorno 80. Resto fermo, senza parole. Poi controllo il calendario. È vero. Ho ancora tempo. Corro al Reform Club. Entro alle 8:45. Alle 8:50 tutti si voltano verso di me. Alle 8:55 arrivo al tavolo. Posso appoggiare il bastone. Posso vincere. Alle 9 precise ho mantenuto la promessa. Ho vinto. Avevo fatto il giro del mondo in 80 giorni.